Buongiorno, eccoci qua, è il nostro martedì. Vi invito, se vi piacciono i miei video, se vi divertite, principalmente se vi divertite e se pensate di poter imparare qualcosa, iscrivetevi, mettetevi like, condividete questi belli video con tutte le persone che conoscete e cerchiamo di diventare un bel gruppo di scambio. Come abbiamo detto, io oggi, eccomi qua, lavoriamo ancora, libro, Meditazione 5 passi verso il successo, lo troverete sull'Amazon e siamo ancora in queste piccole lezioni gratuite basate su questo libro, sulla tecnica di sincronizzazione. Precedentemente abbiamo parlato cosa vuol dire sincronizzazione, abbiamo parlato di aura, abbiamo parlato di chakra, di tante cose e ultima volta abbiamo nominato 7 piani di esistenza e vi ho spiegato cosa sono 7 piani di esistenza intendendo ai 7 piani di esistenza dell'universo. Ma oltre questi, che sono in interconnessione sempre tra noi, la persona fisica e l'energia universale, ci sono anche i nostri 5 livelli di esistenza che sono personali, cioè nostri vitali. Si tratta del nostro subconscio, conscio, genetico, storico e animico. Nostro stato conscio praticamente è quello che utilizzando altri 4 livelli della esistenza noi andiamo a cambiare. Nostro conscio lavora solo con 8% delle informazioni e questi 8% di informazioni lui crede, il nostro cervello crede che sono più importanti perché si basa su nostri 5 sensi. Tutto ciò che nostro cervello ha percepito e immagazzinato come buono, bello, brutto, saporito, profumato, antipatico, sono le informazioni che è immagazzinato dentro nel nostro cervello basandosi su un stato immediato di beta, si chiama beta come frequenze onde cerebrali. Infatti abbiamo detto che sincronizzazione, questa tecnica si chiama sincronizzazione perché è proprio la modalità di permetterci di sincronizzare queste onde energetiche, le frequenze energetiche della nostra mente con qualsiasi altra frequenza per cambiare e migliorare noi stessi. Ok, allora abbiamo detto beta è una frequenza razionale che si trova nel qui e ora. Subconscio, nostro subconscio, ok, e volevo dirvi che beta, stato beta, è come nostro buttafuori, che praticamente limita e senza trovare il modo, senza escogitare il modo per superare questo buttafuori razionale, noi non riusciamo a lavorare con altri 4 livelli della nostra conoscenza che sono questi che ci permettano di cambiare. Cioè lui dice in anticipo, io questa informazione non lo conosco, mi fa paura, potrebbe ferirti, non ti serve, cioè lui catalogizza a base della propria esperienza e non ci permette a cambiare, piuttosto resta in una situazione dolorosa perché la conosce e sa come gestirla. Ecco, questo è beta e questo è stato razionale. Subconscio è stato alfa, sono le frequenze un po' meno razionali, attingano a superficie delle emozioni che abbiamo assorbito con i nostri 5 sensi, cioè sul livello subconscio si nascondano le informazioni che persino i nostri 5 sensi hanno percepito e li hanno catalogizzato, ma noi non ci rendiamo conto, non sappiamo di aver percepito queste informazioni.
Da qui nascano le nostre intuizioni, i nostri sogni, nostre idee, la nostra creatività e le nostre varie previsioni sul livello lavorativo, emotivo, le paure e via così. Allora, subconscio praticamente ci permette di attingere a migliori informazioni e dal nostro subconscio noi andiamo a lavorare e trasformare queste emozioni che abbiamo vissuto, che ci fanno paura, che ci rappresentano un dolore o che non ci permettano di andare avanti. Terzo è praticamente il livello del DNA, nostro livello genetico, dove noi riconosciamo il nostro potere, nostra genetica, questo filamento delle informazioni in quale ci sentiamo appartenenti alla nostra famiglia di origine e spesso ci sentiamo dire a noi stessi o anche dagli altri che riconoscano dentro di noi o attraverso gli atteggiamenti o veramente attraverso un aspetto fisico questa condizione per quale ci dicano se è uguale al zio o alla zia o ha il suo stesso colore degli occhi o una bis nonna e via così. Problema sotto virgolette di questa cosa qua che non è un problema, è una modalità per portarci velocemente verso guarigione, esiste proprio nel percepire e capire e magari informarsi se esiste un parente nella nostra famiglia con quale noi sentiamo e percepiamo di avere qualcosa in comune. Loro sono nostri insegnanti e noi dobbiamo imparare di liberarsi magari di alcune cose che sono rimaste in sospeso. Perché dico questo? Perché se noi abbiamo similitudini con un zio o una zia fisicamente, emotivamente, riconosciamo magari anche le esperienze della vita che ci si stanno mettendo davanti e questa persona aveva un crollo finanziario o ha vissuto una guerra di fame o ha vissuto nella povertà, noi dobbiamo sciogliere e presciogliere questi programmi per liberare noi stessi e questa persona, perché così miglioriamo tutta una energia riferita anche ai nostri eredi, ai nostri figli. Molto molto importante di trasformare, non si può annullare questa energia, queste sono tutte esperienze e sono vissute e ben vengano, sono parte più bella della vita, non esiste una vita che non ha qualcosa che va sciolto e presciolto, però è una esistenza che ci permette a veramente crescere tanto e liberarci di alcune emozioni, perché se ci si è presentata davanti vuol dire che abbiamo scelta in qualche modo a migliorare nostra esistenza. Livello storico. Tutte queste energie poi oltretutto sono connesse, noi continuiamo a fluire tra alfa, beta, gamma, delta, teta, tutte queste onde, noi lo facciamo in continuo, non siamo mai sempre in un stato, è una cosa che succede in modo automatico, solo che avendo il controllo della situazione possiamo indurci a fare determinate cose per poter cambiare questi stati emotivi. Storico è connesso con la nostra genetica, però tratta un po' una condizione più ampia, in senso quanto genetica è riferita al nostro fisico, alla nostra famiglia terrestre, così storico è riferito anche a una intera nazione. Di conseguenza io posso avere, grazie alla nazione in quale nasco, traumi di una intera popolazione, tipo sugli Balcani ci sono le guerre, tipo in Cina ci sono le tradizioni, tipo in Italia c'è la forte religione, di conseguenza tutte queste forme pensiero sul livello storico
il momento quando noi abbiamo scelto di vivere in quella nazione, in quelle regole, sotto virgolette, noi siamo costretti a confrontarsi e possiamo portare le guarigioni non perché dobbiamo diminuire il valore del nostro popolo, della nostra tradizione o delle nostre origini. Anzi, dobbiamo valorizzarli e li valorizziamo in modo di avere successo, di star bene, perché dobbiamo portare alla guarigione anche tutta una intera situazione. E per ultimo resta il livello della nostra anima, dove io credo profondamente, ma non solo io, non è una mia visione, è proprio così, dai secoli e da tutte le, non solo religioni, ma anche filosofie e stili di vita, praticamente tutto ciò che è riferito alla nostra anima. La energia dell'anima comprende questa connessione tra noi qui e ora e l'amore incondizionato divino e sostiene che noi abbiamo questo gruppo familiare, il nucleo familiare spirituale da dove noi proveniamo e a quale noi ritorniamo in ogni nostra rinascita, in ogni ciclo della vita comporta che noi torniamo al nostro nucleo familiare da quale siamo derivati, cioè alla fonte della nostra vita. E in questo gruppo delle anime ci sono tantissime anime, tantissime persone che noi continueremo a incontrare nelle nostre esistenze, alcuni prima e alcuni dopo. E sono tutte molto importanti e li riconosciamo perché li chiamiamoli sorelle e fratelli dell'anima. Alcuni di loro possano effettivamente diventare i nostri morosi, nostri mariti, nostre mogli, nostri figli, nostri nonni e nostre madri e via così. Possano effettivamente far parte anche della nostra famiglia terrena, ma possano essere e li riconoscerete perché il momento, quando dite anima gemella non è solo il partner con quale noi viviamo, condividiamo e procreiamo. Anime gemelle sono le nostre anime sorelle e fratelli, scusatemi, che derivano dalla stessa radice della vita. Ecco, io vi ringrazio molto. Unica cosa che voglio aggiungere, che modalità per cambiare e per attingere a queste informazioni, per cambiare questi programmi e emozioni su altri 4 livelli per riportare il nostro beta in modo migliore e viverlo meglio, è utilizzando la meditazione. Meditazione, stati di rilassamento, stati di profondo respiro, ma anche tantissimo sport, perché un sano sport comporta questi stati alterati delle liberazioni delle tensioni e dell'equilibrio mentale che ci aiuta comunque a lavorarci su. Nel stato di meditazione, e avete su questo canale alcuni video delle profonde meditazioni che potete fare, ma se non vi piace quella potete utilizzare qualsiasi altra meditazione. Semplicemente quando volete lavorare sul livello subconscio, immaginate raggio di luce che passa attraverso il vostro terzo occhio. Quando lavorate sul DNA, immaginate che deriva dalla cima della vostra testa. Quando lavorate sul livello genetico e storico, immaginate la palla di luce che si trova intorno al vostro corpo come una specie di aura, perché lì si nascondono le informazioni genetico-storiche. E quando volete lavorare con energia dell'universo, cioè con la vostra anima di origine, lavorate dal cuore. Meditate, riposate e trasformate semplicemente ogni emozione negativa in qualcosa di positivo. Su questo canale troverete le affermazioni positive, le emozioni, se si tratta di amore, di soldi, di lavoro, se vi servono solo semplici meditazioni, se volete sapere qualcosa d'altro. Utilizzateli, utilizzate queste, se no utilizzate qualcosa d'altro, avete tutto una playlist delle frequenze, divertitevi.
trasformate, migliorate la vostra vita. Vi auguro buon martedì e ci sentiamo venerdì. Un abbraccio forte.